Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi andiamo a fare un video bello, bello. Andiamo ad analizzare le 8 aree della tua vita, no? Le aree più importanti: lo sviluppo personale e spirituale, la finanza e denaro, l'ambiente sociale, la famiglia, la relazione con i propri cari, la creatività, la salute, l'amore di coppia, l'amore con l'altro e la carriera. Quindi andiamo a analizzare queste 8 aree, andiamo a fare questo bellissimo viaggio insieme alle carte associative, carte metaforiche associative, che sono proprio straordinarie per questo viaggio. Poi ci metteremo i tarocchi, andiamo a vedere se c'è un'area che non ci soddisfa, andiamo a vedere come può essere qual è la qualità da mettere in quell'area affinché venga fatta un'armonizzazione, va bene? Ok, quindi allora 3 varianti che descrivono ogni variante 8 aree, quindi 8 aree, 8 aree e 8 aree, va bene? Potete sentirne anche più di una, lasciatevi sempre ispirare, perché magari all'inizio vi consiglio di leggere soltanto una, di ascoltarla soltanto una, che è all'inizio, ok? Invece molte delle nostre veterane ascoltano anche più di una, proprio perché sanno discernere il pensiero dall'intuizione, ok? Quindi, ragazze mie, prima variante è fiocco rosso, fiocco giallo o fiocco verde. E partiamo dal fiocco rosso. Allora, vediamo. Fiocco rosso, mettiamo qua. Ok, allora, andiamo a vedere la prima area della tua vita, lo sviluppo personale e spirituale, ok? Vediamo come stai in questa area. Sviluppo personale e spirituale, come stai in quest'area? Come stai in quest'area? Sviluppo personale e spirituale. Sviluppo personale e spirituale, prima area della tua vita, come stai? Sviluppo personale e spirituale, come stai in quest'area? Fiocco rosso. Ah, è bellissima questa carta, guardate. Sviluppo personale e spirituale. Qua c'è una donna che danza nell'infinito, un bellissimo dipinto, una donna che danza nell'infinito. Io direi che questo approccio è meraviglioso. Piena di colori, c'è tanto verde, giallo, arancione, azzurro, blu, e proprio sono i chakra, no? Viola, tutti i chakra, ragazze mie. Siete in connessione con i vostri chakra, apertura di tutti i chakra. Risalta il blu e il verde, quindi l'apertura del cuore. Ti sta guidando nell'esprimere il blu, il quinto chakra, te stessa, nelle tue manifestazioni, nel tuo essere. Lo sviluppo personale e spirituale è straordinario, stai andando benissimo, ragazze mie, eh? Cioè ci state, ragazzi, ci state lavorando proprio bene, è una carta bellissima. Non aggiungerei altro, quindi su quest'area non aggiungo altro. È una carta bellissima, poi vediamo dopo cosa esce, magari ci andiamo a lavorare un po' di più. Vediamo un po'. Ti suggeriscono anche qui di continuare il percorso, no? Su quello che stai già facendo, su quello che stai già facendo. Sei in connessione con gli spiriti della natura, ti sento proprio parte integrante del tutto. Ok, andiamo a vedere invece come ti trovi nella seconda area, finanze, denaro. Vediamo. Laddove c'è una carta un po' più ombrosa, ci andiamo a lavorarci su. Vediamo, finanze e denaro, seconda area. Qua ti trovo un po' in difficoltà probabilmente. C'è una donna o meglio, non tanto in difficoltà quanto finanze e denaro, con questa carta c'è una donna che è stanca, è seduta su una sedia, come se no, dobbiamo arrancare, dobbiamo farci forza, c'è un po' di carenza in quest'area, mi stanno dicendo, laddove percepisci uno sforzo maggiore è quest'area qui. Va bene, andiamo a metterci il consiglio adesso su questa carta, come possiamo implementare quest'area
finanza e denaro affinché tutto sia in equilibrio. Cosa è necessario fare? Come possiamo implementare quest'area? Come dobbiamo essere in quest'area affinché ci sia fluidità, armonia nella finanza e nel denaro? Qua c'è una signora con gli occhiali che beve un tè. Mi dico, che sta, credo che stia facendo le parole crociate. Interessante questa carta, E dietro a una libreria. Allora, qua si evince la vostra personalità, che siete molto predisposte alla parte spirituale, lo sviluppo personale. Rispetto a quest'area, come implementare quello sviluppo dell'area finanza-denaro, mi dicono di diventare, di mettere un po' di più attenzione sui conti, mi viene da dire, come si può dire, non tanto sui conti, perché qua c'è la figura di una donna un po' più giovane, no? Un po' più che prende la cosa alla leggera e si stanca. Cioè, non che prende la cosa alla leggera, è un po' una figura di una donna che fa tanto sforzo, ma è una donna un po' più giovane, no? L'archetipo un po' più giovane. Qua c'è una donna un po' più grande, che analizza, ha una mente molto grande rispetto al corpo, no? Mi dicono, apri le frontiere della tua mente, analizza di più le cose rispetto a quest'area finanza-denaro. Mi viene da dire, occupati dei tuoi conti, non delegare a qualcuno la responsabilità di farti i conti. Occupatene tu stessa. Tipo, ho le bollette, ho questo tipo di cose da pagare, ok. Impara cosa significa, per esempio, io mi ricordo quando ho iniziato a lavorare, ho iniziato a parlare per la prima volta col mio commercialista, mi spiegava delle cose che per me erano ostrogote. Mi spiegava delle fatture, per me erano ostrogote, cioè era proprio arabo. Ecco, io ho imparato a fare le fatture, non quelle in magia, i conti. Ho imparato a fare dei conti, cosa significa il 730, cosa significa... Non lo sapevo, cioè non lo sapevo. Cioè, ho studiato economia all'università, ma quando praticamente, no? Che significa? Ok, ti dicono di prenderti più cura di queste cose, perché la tua mente si allargherà iniziando a capire di più i conteggi, le cose. Ne voglio mettere un'altra su quest'area, finanze e denaro. Sì, e sì, allora qua c'è una bellissima immagine di una donna con in mano un fiore, questo cappello, affinché, allora, quello che ti ho detto adesso, inizi a imparare un po' di più i conti o delle cose che magari delegavi a qualcuno, inizi a capire come si fanno tu stessa, mi stanno dicendo questo, per allargare la tua mente. E questa carta è una carta di profonda leggerezza e profonda eleganza. Ti dice anche di prendere quest'area della tua vita con la giusta leggerezza. Una volta fatti i conti, una volta imparati i conti, imparate le cose pratiche, un po' di più laddove c'è carenza, mantieniti leggera, ok? Non ti devi appesantire più di tanto, mantieniti leggera. Continua a mantenere questo viso giovane, bellissimo, anche se hai 85 anni rispetto al tuo lavoro, rispetto a quello che fai, va bene? Quindi impara i conti, però poi prendi la cosa con leggerezza. Se impara le cose, poi prendi la cosa con leggerezza, ok? Andiamo a vedere adesso la terza area, l'ambiente sociale. L'ambiente sociale. Come ti trovo in quest'area? Ambiente sociale, come ti trovo in quest'area? Questa è un'immagine di una donna un po' timida, un po' nell'ambiente sociale, come se ti percepissi un po' timida, ma anche pura, un po' casta, un po'... cioè come se tendi a proteggerti rispetto all'ambiente sociale, cioè c'è una candidezza, non so se si può dire candidezza, una canditicità, c'è una certa purezza in te rispetto a questo ambiente,
ti mostri in questo modo, bella, elegante, al tempo stesso anche molto vicina alla terra. Qui c'è una donna che indossa un abito anche di campagna, campagnolo, un po' vintage, però anche le gote rosse, cioè ti percepiscono anche gli altri rispetto all'ambiente sociale, è una persona pura, e anche delicata e anche un po' maliziosa, cioè un po' Lolita, un po' così. Ok, io qua ci metterei un'altra carta, come implementare quest'area dell'ambiente sociale, come implementare quest'area. Qua c'è l'immagine di una donna un po' più cupa di lei, un po' più cupa di questa figura qui, però ha le stesse gote rosse. Abbiamo chiesto come implementare, non aver paura del sociale, va bene? Non aver paura degli altri, perché gli altri sono uno specchio di quello che tu stai vibrando all'interno. C'è una sorta di timidezza tua rispetto all'ambiente sociale per un po' di paura, va bene? Non aver paura del sociale, perché hai tanto da dare al mondo, va bene? Quindi come ti rapporti agli altri? Anche un po' più di coraggio, mi viene da dire, va bene? Un po' più di coraggio. Ok, andiamo a vedere adesso il tuo approccio alla famiglia e alla relazione con i tuoi cari. Famiglia, relazione con i tuoi cari. Come ti trovo in quest'area? Famiglia e relazione con i tuoi cari. Qua c'è un po' di diffidenza, c'è una donna qua su una sedia, c'è un po' di diffidenza probabilmente, o comunque sia un po' quell'adolescente ribelle, mi viene da dire, rispetto alla famiglia e alla relazione con i propri cari. Un adolescente un po' ribelle anche se hai 80 anni, eh? E c'è una donna che con un aspetto un po' che dissente, diciamo, non è d'accordo su qualcosa. Vediamo come integrare questo aspetto affinché tutto si armonizzi. Qua c'è una donna che si lascia alle spalle un mare. Qua c'è una donna che mostra soltanto una parte del volto e qua lo mostra tutto, no? È come se mi dicessero, per integrare questo aspetto, non ti curare del bagaglio karmico familiare, perché è quello che ti è servito affinché tu manifestassi questo splendido essere dello sviluppo personale che sgorga in te. Cioè, guarda le cose in faccia per come sono, perché ti hanno dato gli strumenti spirituali per arrivare dove sei oggi. Ed era proprio lo strumento della tua anima, quella famiglia, va bene? La famiglia, la relazione con i tuoi cari, ti dicono per implementare questo, guarda con il beneficio del dubbio, cioè concedi la possibilità di integrare il concetto che quelle persone che hai scelto in qualità di tua famiglia biologica, la relazione con i tuoi cari, ti sono serviti affinché tu potessi fare questo grande lavoro che hai fatto fino adesso. Va bene? Riguardatevi il mio video sul karma e il libero arbitrio, ragazze e ragazzi, va bene? Ok. Andiamo a vedere adesso la quinta area, la creatività. La creatività. Come ti trovo in quest'area della creatività? Ti trovo bellissima qui, o bellissimo. Sei molto creativa, lo diceva già la primaria, eh? Ti trovo una donna o un uomo, e ti trovo in carriera. Sei a livello creativo, mi viene in mente, potresti anche avere a che fare con l'arredo, l'arredamento, ti vedo molto creativa. O anche comunque puoi fare qualsiasi tipo di professione, essere molto creativa, avere tanto da dare agli altri e quindi al mondo, donare tanta bellezza, c'è tanto blu qui, tu esprimi a livello creativo chi sei veramente, va bene? Devi soltanto imparare un po' di più a fare i conti. Mm? E quindi e poi lasciarti andare, va bene? Sono giusto degli piccoli aggiustamenti. Ti vedo bellissima qua a livello creativo. L'area creativa va benissimo. Continua a perseguire quello che stai facendo. Ok. Andiamo a vedere adesso sesta casa della salute. Sesta casa della salute.
E la casa, scusami, sest'area, la sesta casa è anche sia della salute che del lavoro. Sesta area salute. Qua c'è una donna con la maschera, un po' arlecchino. Allora mi viene da dire che se il tuo corpo, se il tuo stato psicofisico ogni tanto ti manda dei segnali, non li ignorare. Va bene? Non ignorare, non far finta di niente se c'è anche dal brufolo all'eczema, a qualsiasi cosa, anche più importante. Non ignorare quel segnale del corpo perché, perché sono delle situazioni che possono essere somatizzate, tipo mi viene l'asma, il raffreddore, qualsiasi cosa, non ignorare quello, cerca il significato di quello che tu vai a somatizzare sul corpo, va bene? Che ogni tanto nascondi quello che puoi avere a livello di salute, anche a te stesso o te stesso, non ignorare i segnali, va bene? Andiamo a vedere come implementare quest'area nel modo migliore. Qua c'è una bellissima donna con quest'abito. Come implementare quest'area nel modo migliore, la salute. Guarda, mi stanno dicendo, qua c'è una donna tutta coperta, qua c'è una donna un po' più spogliata, no? Mi stanno dicendo che nella misura in cui tu inizi a dare credito a ogni piccolo segnale del corpo, riuscirai ad emergere anche le tue qualità più nascoste. Perché ogni segnale che ti manda l'anima sul corpo è una disarmonia psicospirituale. Nella misura in cui tu ci metti l'attenzione, tu inizi a sbocciare, va bene? A risolverlo. Ok. Andiamo a vedere adesso la settima casa, l'amore di coppia in relazione. Come ti trovo in questa casa? Come ti trovo in questa casa? Qua c'è una donna che sta camminando sul bagnasciuga, facendo anche, è una ballerina. In quest'area ti trovo, qua c'è una donna sola che balla, che danza, è come se stessi in cerca di chi danzi insieme a te al tuo stesso ritmo. Anche se puoi stare con una persona, stai cercando di vedere, stai mantenendo un equilibrio o stai cercando di vedere se questa persona danza al tuo stesso ritmo. Ok. Come implementare quest'area a livello relazionale? Rilassati. Qua c'è una donna che sta in una vasca da bagno, fa le bolle, rilassati ti dicono in questa settima area, nell'amore di coppia, rilassati. E qua c'è una donna che fa le bolle, si fa il bagno, rilassati, perché chi è al tuo livello, al tuo ritmo, ti si paleserà davanti, sia che tu la conosci già questa persona o che sia una persona nuova. Rilassati, ti stanno dicendo. Ok. Andiamo a vedere adesso l'ultima area, la carriera. La carriera, lavoro carriera. Qua c'è un'altra ballerina, molti di voi fanno danza, ballano. Lavoro carriera, qua mi viene una persona che sta cercando di uscire a livello lavorativo, a livello di carriera. Sta facendo apprendistato, sta cercando di uscire, di far venire fuori i suoi talenti, le sue qualità. È molto brava e magari il pubblico ancora non lo sa, ok? È molto brava, si vede dalla creatività, dalla sfera personale e mi dicono anche dalla finanza denaro avevamo un po' di gap relativo ai conti, no? Relativo alla stanchezza anche di chi affronta il lavoro e lo sente un po' più pesante. A livello di carriera, quindi qua abbiamo una donna, una ballerina, vediamo come implementare la carriera, qual è la qualità che dovete implementare nella carriera. Libertà. C'è una donna che va verso l'infinito, verso lo spazio, con una sottana trasparente, quindi come devi implementare la tua carriera affinché vada a buon fine e rispecchi le tue qualità. Qua sei una donna che ha dato tanto,
va bene, che ha dato tanto, che sa di valere. Adesso hai bisogno di libertà. Tutto ciò che fai all'insegna della libertà, del tuo estro, della tua creatività, avrà successo nella tua carriera. Va bene? Ok. Andiamo a vedere adesso, ci metto una carta, tu stai riprendendo? Sì. Allora, voglio andare a vedere un attimo la situazione sulla finanza denaro, una carta, sì, c'è il diavolo qua, e qua l'otto di denari. Allora, mi stanno dicendo, adesso ti dico, fammene mettere due altre, sette di coppe, e il 9 di coppe. Ragazze, vi sta arrivando qualcosa di meraviglioso che ha a che fare con qualcosa per cui voi avete lottato tanto, nella finanza e nel denaro. Va bene? Quindi imparate un po' di più a fare dei conti specifici su alcune cose. Vi sta arrivando qualcosa che ha a che fare con una gioia inesauribile. Veramente che vi renderà proprio felici nella finanza e nel denaro. Ok, andiamo ad analizzare un attimo ancora quale volevo analizzare ancora? Sull'amore di coppia. Carro. 5 di coppe. 4 di coppe, siete un po' demotivate per un abbandono oppure per una persona che sta a distanza. Ti dicono rilassati perché sono in arrivo delle gioie grandiose per te che ti faranno sentire realizzata. Va bene? Sì, siete un po' demotivate per questo, però ti hanno detto rilassati perché chi danza la tua frequenza è in arrivo per te. Ok. Andiamo a vedere sulla carriera. Sulla carriera. La ruota. Il giudizio. Wow, il 3 di coppe, ne arriva un cambio straordinario sulla carriera proprio che ha a che fare con qualcosa per cui ti sentirai finalmente libera di poterti esprimere. Va bene? È un'assesa bellissima, ragazze mie, complimenti veramente. Lancio un ultimo oracolo. La porta del cielo, finalmente sta per entrare una situazione sia nel lavoro che nella carriera, in tutte le circostanze, dove tu potrai andare finalmente nel paradiso dell'Eden. La porta del cielo mi dice che c'è un ultimo passaggio che è relativo a quello che ti ho detto rispetto a queste situazioni un po' più particolari, e questa è una carta che ti dice la prova la supererai egregiamente in tutte le aree della tua vita, va bene? Quindi ragazze mie e ragazzi, stesa stupenda, mi auguro di avervi guidato e noi ci rivediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il fiocchetto dorato, lo mettiamo qua. Allora andiamo a vedere 8 aree della tua vita e laddove non siamo soddisfatti di una determinata area andiamo a vedere come implementare il tutto per rendere più armoniosa quell'area della tua vita. Allora, andiamo a vedere sviluppo personale, finanze e denaro, ambiente sociale, famiglia, relazione con i propri cari, creatività, salute, amore di coppia e carriera. Allora, andiamo a vedere. Prima area, lo sviluppo personale e spirituale. Come ci troviamo in quest'area? Lo sviluppo personale e spirituale. Come ci troviamo in quest'area? Sviluppo personale e spirituale. Allora, come ci troviamo in quest'area? Sviluppo personale e spirituale. Qua stiamo cercando un equilibrio. Qua c'è una ragazza che balla sul bagnasciuga. Stiamo cercando un equilibrio, stiamo cercando di danzare con la nostra essenza, stiamo cercando un equilibrio rispetto al nostro sviluppo personale, no? E spirituale. C'è una ragazza qua attraverso questa danza medita, stai danzando con la vita affinché tu possa scorgere il tuo equilibrio personale ogni giorno, ricreare un nuovo equilibrio ogni giorno. Puoi sentirti ogni tanto affaticata o puoi sentirti un po' più stressata del solito e stai cercando ogni giorno di ricreare un equilibrio interiore. Vediamo come possiamo implementare al meglio quest'area. Cosa può darci maggiore armonia nell'area dello sviluppo personale e spirituale? Come dovremmo essere? Cosa ci dicono i maestri?
Qua c'è una donna che è in una posizione di yoga. Mi dicono medita di più, medita di più. Qua c'è una donna in preghiera che fa una posizione particolare dello yoga e medita di più, mi dicono, va bene? Per implementare, cioè proprio nell'atto di meditare, non solo la contemplazione, come sta facendo questa ragazza, non solo stare in mezzo alla natura, sull'acqua, ma affinché lo sviluppo personale e spirituale sia completo, ti dicono proprio di darti una disciplina nel meditare, tipo a quell'ora io medito 20 minuti, ok? Tipo alle 8 di sera o la mattina appena mi sveglio, 20 minuti li dedico alla pratica dello yoga, alla meditazione, va bene? Ti dicono fallo con disciplina, affinché tu possa implementare ancora di più un equilibrio che stai cercando di volta in volta, ok? Andiamo a vedere adesso rispetto alla seconda area, finanze e denaro, come ti trovo in quest'area? Finanze e denaro. Come ti trovo in quest'area? Come stai rispetto a quest'area? Finanze e denaro, finanze e denaro. Stai rilassata qua. Io ti vedo rilassata. Ti vedo molto rilassata, ti vedo, c'è una donna in una vasca da bagno che fa le bolle, vedo che nelle finanze e denaro per molte di voi va benissimo, cioè state bene, o comunque state rilassate, vi vedo rilassate. Se non è ancora successo e accadrà, va bene? Perché siamo migliaia, ragazze mie, no? Se non è ancora successo, questo è il consiglio, rilassati, fai le bolle di sapone nella vasca da bagno, cioè come vi ho insegnato in tanti podcast, se una stabilità finanziaria nel denaro non è ancora arrivata, tu fai come se invece già fosse così. Cioè fai tutto l'opposto di quello che la tua mente razionale ti potrebbe dire e devi stare attenta a questo e i soldi mancano. No, no, no. Facendo questo che ti sto dicendo, rilassandoti, proprio rilassandoti, giocando con le bolle di sapone, tu hai proferito il verbo, nel senso io ho ehm, un denaro meraviglioso, capito? Cioè, se non è ancora arrivata questa cosa, il potere del verbo, come vi insegno sempre, crea, quindi tu proferisci il verbo e rilassati se non è ancora arrivata. Invece per gran parte di voi quest'area è molto rilassata, finanze e denaro, state proprio tranquille, ok. E quindi qua vi trovo bene. Andiamo a vedere sull'ambiente sociale, la terza area, come vi trovo rispetto all'ambiente sociale, rispetto all'esterno, al mondo esterno, come vi trovo? Come vi trovo rispetto al mondo esterno, al sociale? Qua c'è una donna molto austera ma anche bellissima. E le persone hanno sia paura di voi che al tempo stesso hanno una profonda reverenza. Vi vedo anche stare un po' sulla difensiva, allo stesso tempo vi vedo concedervi il giusto, dare quello che voi reputate giusto agli altri nel sociale e soprattutto vi vedo come gli altri vi vedono come una donna o se sei un uomo austera ma al tempo stesso molto erotica. Ok? Magari avete la Venere nel Capricorno. Di solito la Venere nel Capricorno da questa immagine. Comunque, al di là di questo, nel sociale vi vedo ben predisposte, cioè che avete la cosa sotto controllo. Avete la cosa sotto controllo, vi può costare a volte stare nel sociale, però quando lo fate, avete il vostro abito preferito, anche in senso di metafora, vi vestite del vostro abito preferito, sto dicendo una metafora, abito significa anche la vostra plomb, mi spiego, e fate breccia nel sociale. Siete proprio nel sociale, quello che vi percepiscono e fate breccia negli altri, nel sociale, vi vedono proprio come qualcosa di raggiungibile a volte e anche molto stimata o stimato e molto fiera di sé. È una bellissima carta questa, eh? È una bellissima carta. Vediamo un po' la quarta area nella famiglia e la relazione con i propri cari.
Come vi trovo in quest'area, nella famiglia e nella relazione con i propri cari? Come state? Bellissime, siete molto molto amabili con la famiglia e con i vostri cari, è una bellissima immagine questa. Vi vedo sognanti, come un sedicoppe, proprio ricordi felici della vostra infanzia, vi vedo molto amabili, vi trovate bene, la relazione in famiglia con i vostri cari, vi vedo anche come se foste sempre un'eterna bambina. Vi vedo un'eterna bambina, fanciullesca, principessa. È una bellissima carta questa, eh. Siete molto ehm, affabili, come se foste delle bambine, delle adolescenti che stanno bene con la propria famiglia e con i propri cari. Questo si delinea da questa carta qui. Mm. Vi dico, siete molto forti ragazze, che avete scelto anche questa stesa, siete molto forti, e ragazze, e ragazzi, molto forti. Perché qua mi dice che le vostre radici sono ben salde in famiglia, questo vi permette, ecco perché state così alte nel sociale, cioè avete dei valori, dei principi sani e radicati all'interno e avete un grande affetto per la vostra famiglia, per i vostri cari. Sì, molto radicati e grandi valori morali avete, bellissimo. Vediamo l'aspetto della creatività. L'aspetto della creatività. L'area della creatività, come vi trovo in quest'area? Bellissime, c'è una donna con una rosa in mano, vestita in modo anche molto seducente, siete molto creative, siete grandi donne affascinanti, siete molto affascinanti, bellissime, molto creative. La sfera della creatività vi vede fare delle cose molto eleganti, avete una creatività molto elegante e questa viene tantissimo apprezzata, a voi piace tantissimo la vostra parte creativa e anche perché dà un tocco di sensualità a tutto. Cioè prendete con la vostra creatività i sensi degli altri, i 5-6 sensi, tutti e 6, settimo, cioè prendete sia la sfera a livello creativo, la vostra creatività, cioè quello che voi create, quello che voi fate, tutto è creazione, no? Quello che voi create, l'uomo è un creatore, essendo figlio di Dio, erede di Dio, crea costantemente la propria realtà. Ecco, quello che voi create è bellezza e sensualità. Ecco perché venite molto apprezzate anche nel sociale, state tranquille a livello di denaro, lavoro. Il lavoro lo andiamo a vedere adesso nella carriera. Però qua vi vedo dei profondi valori radicati in voi stesse. È una bellissima carta questa, eh? Andiamo a vedere adesso la salute. Come vi trovo nella salute? Come vi trovo nella salute, anche a livello psichico? Come vi trovo nella salute? Ragazzi, qua mi è uscita Malena. Ma chi siete? Oh? Mi è uscita la carta di Malena nella salute. E a livello, guarda ragazzi, avete un rapporto bellissimo, mi dice che avete un rapporto bellissimo con con i vostri sensi. Me lo diceva anche nella creatività. Siete perfettamente connesse con la vostra parte corporea e spirituale. Non c'è niente da dire in questa stesa fino a questo momento, eh. Cioè, vi trovo veramente bene, bellissime, elegantissime, di corpo, di anima e di spirito. Avete un rapporto con i vostri sensi qui che vi permette di ascoltarvi profondamente. Non c'è niente da dire. State andando benissimo, ragazze, eh? È proprio un check che stavamo facendo con questa stesa. Vediamo un po' sull'amore di coppia, la relazione con l'altro. Vediamo come vi trovo in questa area. Come vi trovo in quest'area, nell'amore di coppia? Nella relazione con l'altro, come vi trovo? Qua c'è una mamma con un bambino, una mamma single. Io credo che voi siete molto forti come donne, anche se sei uomo, eh? Siete molto forti e quindi se non c'è una persona alla tua altezza tu preferisci crescerti i figli da sola. Mi spiego? Che voglio dire, questo anche in metafora, no? Anche se non hai figli, è come se qua c'è una donna figlia dei fiori con un bambino in braccio, bellissima immagine. Siete donne molto indipendenti, e, molto forti e bellissime, dentro e fuori.
E quindi nell'amore di coppia voi volete, pretendete che, siccome voi avete un fortissimo contatto col vostro corpo e col vostro spirito, che anche l'altro si allinei a questo, perché voi sentite di avere ragione, cioè nel senso, però a volte rimanete sole, questo è il senso di questa carta, no? Eh, Andiamo a vedere come implementare quest'area qui. Quindi, cosa ti chiede la tua anima affinché... Ma siete comunque felici, mi spiego? C'è un velo di malinconia ogni tanto, però siete molto sicure di voi stesse. Vediamo come andiamo a implementare quest'area. Cosa ti chiede la tua anima per andare a implementare l'amore di coppia e relazione? Qua c'è un po' un monè. C'è una donna di spalle con un ombrello che cammina su un sentiero in un bosco. Queste donne sole, come se vi chiedessero, fammi mettere un'altra, cosa ti chiede la tua anima affinché tu possa implementare quest'area? Mamma quante donne bellissime stanno uscendo qua. Allora, qua c'è una donna seduta su una sedia, nuda, con delle perle, con degli orecchini, degli accessori, con degli ori. Fatemi mettere un'altra e poi vi dico, vi faccio un sunto di quest'area. E qua c'è una bambina con questi uccellini sulla testa. A volte mi stanno dicendo siete molto condizionate dalla vostra mente. Seppur siete molto in contatto con lo spirito, siete condizionate dalla vostra mente. Preferite stare a volte sole, no? E cioè, il più delle volte non ascoltate l'altro. Questo mi stanno dicendo. Perché comunque avete dei valori radicati importanti, vi siete fatte da sole, cioè avete una fortissima carica erotica, sensuale, sessuale e state bene da sole spesso, eh? Cioè questo è una grande donna, siete grandi donne. Se sei uomo ribalta il concetto, eh? Diciamo sulla relazione abbiamo questo, cioè tu ti sei iniziata a dare tutto da sola e questo è quello, no, che ci porta a una relazione che integra e appagante. Noi stiamo andando a vedere com'è la situazione e poi ci andiamo a vedere un po' di risolvere magari qualche area in dubbio. Fammi andare a mettere subito due carte qua sopra, in amore per favore. Quindi sull'amore di coppia. Oppure ti sei dovuta crescere i figli da sola e quindi la relazione con l'altro è un po' in stand-by in questo senso. Vediamo amore, fiocco dorato, 2 di coppe, il matto, 10 di bastoni. Sì, la situazione è pesante, puoi amare una persona o può esserci stata la separazione con una persona che hai amato tanto. Diciamo che il senso qual è? Vuoi andare verso il nuovo, un nuovo inizio, ma la situazione può essere pesante in questo momento, perché ti sei dovuta fare da sola, realizzare da sola, e quindi fammi mettere un'altra cosa viene dopo il 10 di bastoni. Guarda ragazze mie, c'è la regina di coppe, mi stanno dicendo assolutamente che la tua pazienza, il tuo essere paziente ti ripagherà in quest'area, dandoti l'amore che è alla tua altezza, 2 di coppe, va bene? Quindi la regina di coppe mi parla di colei che sta aspettando e al tempo stesso sta calibrando le proprie emozioni, sta facendo un lavoro interiore meraviglioso che la porterà a ricevere, la regina di coppe riceve l'amore. Non ti dai assolutamente a chiunque, cioè è proprio, sei una grande donna, fortissima, va bene? Ok. Andiamo a vedere adesso, io ti voglio mettere su quest'area qui le carte, queste, le carte del cuore, una carta su quest'area dell'amore per le mie ragazze e i miei ragazzi del fiocco dorato. Adattati al tuo ritmo emotivo, febbraio, stiamo registrando questo video in febbraio, magari lo pubblico ad aprile,
Però il senso è adattati al tuo ritmo emotivo, cioè è proprio la regina di coppe, no? Ti stanno dicendo abbi pazienza, stai con le tue emozioni, non ti preoccupare perché a livello amoroso il tempo divino è all'opera per te. Ok, quindi succede a febbraio questa cosa della persona che ti interessa o della persona che può arrivare. Ok. Non è una stesa sull'amore, volevo vedere tutte le aree, poi ovviamente quelle dell'amore le andiamo a fare. Andiamo a vedere sulla carriera, come ti trovo in quest'area, come ti trovo nell'area della carriera, come ti trovo. Sei una donna in carriera, molto saggia, qua c'è una donna più grande di queste altre figure, sei una donna molto saggia, sai esattamente cosa fai, cosa vuoi, hai raggiunto per molte di voi, ce lo diceva già la carta sulla finanza e denaro, una posizione importante, sai, badi a te stessa o comunque hai una posizione di rilievo importante dove le altre persone ti stimano, ti onorano, ti ammirano e se non è ancora così ti stanno dicendo le carte che siccome è uscita, sii saggia mantenendo i tuoi modi eleganti, la tua sensualità e la tua creatività, perché quello che ti sto dicendo, il riconoscimento anche a livello di carriera, ti arriva nel momento in cui esce la carta. Va bene? Andiamo ad analizzarci questa carta sulla carriera. Carriera. 9 di denari, sì. La stella. La luna, guarda, qua mi dicono che nella misura in cui qua c'è il 7 di spade è possibile che ci siano delle preoccupazioni inerenti alla realizzazione di un progetto o di qualcosa. Ti dicono non ti preoccupare, mantieni viva il tuo essere, così come ti ho detto fino a questo momento, rilassati, la tua creatività è forte. Fatto sta che molti di voi hanno già realizzato un sogno importante lavorativo, stanno bene economicamente, ok? Possono anche essere in pensione e godere del proprio essere. Un po' di paure possono esserci relative a come andrà avanti, però ti dicono persegui, non avere paura, rilassati sempre e sii sempre la tua autenticità, te stessa. Vediamo cosa viene dopo la luna. Il diavolo, otterrai assolutamente quello che vuoi. Ci possono essere anche se non hai un lavoro autonomo, per esempio un capo molto esigente, sappi che tu puoi tutto, va bene? Con questa forza che vedo da questa stesa. Tu puoi tutto, vedi qua abbiamo l'imperatrice, mi conferma la tua potente energia femminile, anche se sei uomo, la tua energia creativa femminile, otterrai tutto quello che vuoi a livello di carriera, a livello di lavoro, di stabilità, va bene? Ok, adesso ci andiamo a mettere l'ultima carta. Questa è una stesa bomba, ragazze mie, comunque. Volevo proprio fare un check su come state e come implementare il vostro essere. Anzi, prima di mettere questa, voglio mettere un'altra sulla carriera. Un consiglio sempre per implementare, per andare incontro all'armonizzazione di questo aspetto. Qua c'è una bellissima immagine di una donna che è una santa, diciamo, anche, vedete, sta pregando, meditando, sente la connessione col divino. Un consiglio può essere proprio quello di seguire la tua intuizione, chiudi gli occhi a livello di carriera, segui solo la tua intuizione perché ti guiderà a ottenere quello che ti ho detto prima. Segui solo la tua intuizione sappi qua c'è colore verde che risalta, proviene esattamente dal cuore. Va bene? Ok. Detto questo, andiamo a vedere l'ultima carta, l'oracolo delle porte, cosa ci dice? Sì, mi stanno dicendo che qua stai andando con prudenza, la porta socchiusa, stai andando con prudenza in determinate aree, in determinate circostanze. Un'altra. Stanno arrivando comunicazioni da una situazione un po' più di nicchia, diciamo, un po' più di isolamento in varie aree, no? Qua stanno arrivando comunicazioni, Hermes, che ti fanno uscire da una situazione un po' di più di isolamento. Vediamo ancora di isolamento o di essere molto caute nell'andare incontro a qualcosa, di pensarci su. Qua arrivano comunicazioni che muovono di nuovo l'energia in tutte le aree a te interessate. Un'altra. La serratura, qua mi dicono che rispetto a quelle aree dove potevano essere chiuse,
La serratura mi dice che tu hai in mano la chiave e ha a che fare con la fiducia in te stessa. Quindi arrivano delle comunicazioni. Queste comunicazioni ti portano a sollecitare un lato di te interno dove trovi la chiave per aprire la serratura. Va bene? Ok. Un'ultima, cosa c'è dopo la serratura? La falsa porta, ti renderai conto di tutto ciò che non funziona più e andrai verso un nuovo cammino. Sì, andrai verso un nuovo cammino. Mi stanno parlando tendenzialmente gli oracoli qua di una situazione, di alcune situazioni un po' ferme, un po' in bilico, un po' così. Arrivano comunicazioni che ti fanno stuzzicare il tuo avere la chiave per aprire le porte, va bene? Con la tua intuizione, ricordiamo, ti accorgerai di tutto ciò che è falso, soprattutto che era legato alla tua incapacità di affrontare alcune situazioni e le saprai affrontare egregiamente e avrai grossi risultati proprio perché la tua intuizione, ricordiamo questa carta, ti guiderà, va bene? Quindi ragazze mie, ragazze e ragazzi, meravigliosa stesa, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la terza variante del fiocco verde. Andiamo a indagare su queste 8 aree principali della tua vita, vediamo dove ci sono delle situazioni un po' particolari, raddrizziamo il tiro per vedere qual è, cosa devi fare per implementare al meglio quell'area, ok? Andiamo a vedere. Allora partiamo, la devo battere bene perché queste carte sono enormi, sono tante. Allora, vediamo. Questa, così, ok. Allora, prima area, l'area dello sviluppo personale e spirituale. Come ti trovo in quest'area? Sviluppo personale e spirituale? Sviluppo personale e spirituale. Come ti trovo in quest'area? Sviluppo personale e spirituale. Come ti trovo in quest'area? Bellissima questa immagine. Guardate, ti trovo così. Ti trovo in un brodo di giuggiole col tuo sviluppo personale e spirituale e vedo che ci hai messo tanto tempo ad arrivare a una certa consapevolezza. Hai fatto un lavoro magnifico, te lo stanno dicendo già le carte. Abbiamo qua uccellini, libellule, conchiglie. Sei in perfetto contatto con il tuo essere interno, meravigliosamente bene. Ti vedo veramente avendo fatto un lavoro straordinario. Non segui assolutamente la mente, diciamo che sei un bocciolo di rosa che fiorisce sempre. È una carta bellissima, bellissima, ok. Andiamo a vedere, secondaria, non c'è nient'altro da dire qui, altrimenti avrei messo delle carte sulla specifica. Bellissima carta, ti vedo sognante, meravigliosa, meraviglioso, ok. La secondaria, finanza, denaro. Come ti trovo in quest'area? Come ti trovo nell'area della finanza e del denaro? Come ti trovo in quest'area? Ah, qua c'è una sciamana. Guarda, in quest'area ti trovo benissimo. Cioè, qua c'è una sciamana. Chi è lo sciamano in quest'area? Colui che sa vedere oltre, colui che percepisce mondi sottili, colui che in quest'area ti trovo veramente padrona di quest'area, finanza denaro. Al di là di come sia la vostra situazione, io qua ti trovo molto bene. Se non è ancora così, se non è successo, sarà così. Avrai un successo in quest'area molto forte. Finanza, denaro, ti vedono anche come colei che può dare consigli, come colei che, o colui che ha ottimi consigli su come amministrare le proprie risorse, il proprio denaro. Una stesa potentissima, sei molto in contatto con lo spirito plasma la materia, quindi è come se finanza e denaro vedi proprio il denaro, le finanze, come la manifestazione di uno spirito. I grandi saggi dicevano che il denaro è la diretta conseguenza di ciò che fai con passione. Ti trovo molto stabile in quest'area. Se non è così, ripeto, è così che sarà, eh? Ripeto, se non è ancora così, sarà così. Sto contemplando ancora questa immagine veramente incredibile. Ok. Vediamo terza area, l'ambiente sociale.
ambiente sociale, come ti trovo in quest'area, nell'ambiente sociale, come ti trovo in quest'area? Una ballerina, ti trovo rilassata, a tuo agio, ti vedo, mi dà l'idea un po' della stella questa carta. Nell'ambiente sociale sei molto acclamata, questo mi viene da dire, o comunque lo sarai. E qua c'è proprio una ballerina che danza, danzi con gli eventi, con la società, con le persone. Ti vedo molto rilassata a danzare con la vita. Sei molto, è una grandissima stesa questa. Anche quelle precedenti, questa è una grandissima stesa. Nell'ambiente sociale ti vedo, molti di voi hanno il sogno di ballare, vedo che danzano con la vita e vengono prese anche come esempio per come voi danzate con la vita. La vita non è statica, è un eterno movimento, è un'eterna danza e voi sapete portare questo esempio dell'eterna danza al collettivo. Bomba questa stesa, eh? Vediamo l'area della famiglia e la relazione con i tuoi cari. Area della famiglia, la relazione con i tuoi cari, come ti trovo in quest'area? Un po' nostalgica, magari sei fuori dalla tua famiglia, vedete questa immagine di una lei che guarda fuori la finestra con due uccellini sul bordo della finestra, sul balcone. Molti di voi hanno della nostalgia di casa, della famiglia. Sì, molti di voi sono lontane dalla propria famiglia o abitate lontane dalla vostra famiglia. Ti trovo un po' nostalgica in quest'area. Vediamo un po' come implementare quest'area affinché si armonizzi l'area della famiglia. Scusate, qua mi sono girate 2000 carte da sole. No, ok. Allora, come implementare quest'area della famiglia? Come implementare l'area della famiglia, la relazione con i propri cari, affinché si armonizzi quest'area. La magia. Qua c'è una maga. Con la magia. Vedete questa immagine? Con la magia. Quindi qua abbiamo l'immagine di una donna che è un po' nostalgica, sta pensando alla propria famiglia o ha nostalgia della propria famiglia, dei propri cari, come implementare e armonizzare quest'area con la magia. Con la magia. Vediamo un po', fammi mettere i tarocchi qua sopra. Mi date 3 carte sull'area famiglia, relazione con i propri cari? Asso di coppe, la giustizia, 3 di bastoni. Molti di voi sono lontane dalla propria famiglia e vogliono prendere la decisione giusta di avvicinarsi alla propria famiglia. Questo mi stanno dicendo. Sì, mi stanno dicendo utilizza la magia, che vuol dire il potere del verbo. Quindi il potere del verbo, io sono vicina, sempre vicina alla mia famiglia, io abito vicino alla mia famiglia, io ho una relazione per esempio magnifica con i miei cari, io ho una relazione magnifica, utilizza il potere del verbo, ecco perché mi hanno detto la magia, affinché ci usciamo da questa situazione un po' malinconica, va bene? Qualsiasi sia la tua circostanza, perché siamo a migliaia ragazzi, in quest'area si vince un po' di nostalgia, un po' di separazione da casa, un po' di questa separazione, una lei che pensa e utilizzare la magia affinché questa separazione non venga più sentita, va bene? Se ti vuoi avvicinare, se vuoi essere un po' più vicino ai tuoi cari, alla tua famiglia, o no, a chi vuoi bene, insomma. E diciamo che utilizza la magia. Mi dicono anche, se non ce l'hai, qua c'è l'immagine di una strega, di una fata che ha in braccio un gattino. Mi dicono anche di prenderti un animale domestico se non ce l'hai, perché ti dà molto affetto. Sto cercando di dire tutto quello che vedo. Ok, va bene. Andiamo a vedere adesso, continuiamo. Continuiamo. Quinta area, l'area della creatività. Come ti trovo in quest'area? Come ti trovo in quest'area? Come ti trovo in quest'area della creatività? Bellissima, felicissima. Qua c'è una lei che corre sulla spiaggia, si sente libera di esprimersi. Avete una grande anima, ragazze, eh?
questa stesa si evince già da questa cosa. Nell'area della creatività ti dico di continuare a mantenerti libera, felice, spensierata, la tua anima gioisce ogni volta che tu pensi e crei qualcosa che ha a che fare con la tua essenza, che ti viene ispirata dall'alto. È una grandissima carta. Vediamo come implementare ancora di più quest'area della creatività. Qua c'è una bellissima immagine di una lei con queste gote rosse, un po' campagnola, un po' timida. Per rispetto alla domanda come implementare quest'area, un po' più, mi dicono, un po' più di Lolita. L'archetipo di, aggiungiamo l'archetipo di Lolita. Un po' Lolita per implementare l'arte creativa tua, quell'attitudine creativa, un po' più Lolita, quel gusto del proibito, ok? Per implementare, che ti vedo una donna libera, comunque vedo che sei bella, libera, senza freni, no? Questo corpo che danza sulla riva e non lascia spazio al dubbio, no? Come implementare la tua creatività un po' più di, un po' più di, non mistero, un po' più di Lolita, un po' più di, mo vedo se trovo la parola giusta, gusto del proibito. Metti tu questa cosa che ti sto dicendo nella tua parte creativa, un po' più gusto del proibito. Perché qua c'è l'immagine di una donna che è pura, bellissima, fa vedere tutto di sé, questa energia straripante, no? Per alimentare la tua creatività abbiamo chiesto un po' più di gusto del proibito, un po' qualcosa che non si vede, un po' però quel gusto del proibito, ragazzi, non mi viene nient'altro, fate voi, ok, poi è la vostra intuizione, no? Allora, vediamo come ti trovo nell'area della salute. Come ti trovo nell'area della salute? Come ti trovo nell'area della salute? Come stai? Appesantita. Qua c'è una donna piena di bagagli, un po' appesantita nella sfera della salute. Ti senti forse un po' pesante a livello corporeo o appesantita? Vediamo come implementare quest'area per sentirti meglio e bene. Fuori dagli schemi. Qua c'è una donna che canta utilizzando come asta del microfono l'aspirapolvere. Io amo questa immagine comunque. Per implementare, per sentirti meglio, per sentirti bene, balla dentro casa, mentre pulisci e fai le pulizie, danza, balla, canta, esprimiti. Qua c'è una donna con le cuffie a tutto volume, magari con la scopa elettrica che danza, balla, cioè fai cose fuori dagli schemi per alleggerirti il carico emozionale che pesa sul corpo, no? A livello psicosomatico. Fai un po' cose fuori dagli schemi, rompi lo schema e ti togli questa pesantezza di dosso. Mi spiego? Per alleggerire il carico anche psicoemozionale. Fai cose fuori dagli schemi, danza dentro casa, balla, canta, fai cose fuori dagli schemi e vedrai che il carico si toglie, va bene? L'appesantimento, insomma. Ok. Andiamo a vedere adesso l'area dell'amore di coppia, settima area, l'area dell'amore di coppia, la relazione con l'altro, come ti trovo in quest'area, come ti trovo in quest'area. Un po' nostalgica, qua c'è una donna in un bar che prende un caffè, una bevanda, un po' nostalgica nella relazione con l'altro. Forse sei da sola o stai aspettando, o hai dei dubbi su qualcuno, un po' nostalgica, pensierosa, vediamo un po'. Andiamo a vedere sull'amore, quindi l'amore di coppia, per le mie ragazze e i miei ragazzi del fiocco verde. Operiamo subito, vediamo. In amore, in quest'area, amore in quest'area, re di spade, re di denari, 4 di coppie. Molti di voi hanno più opzioni e non sanno cosa decidere, oppure molti di voi hanno una persona con cui sono in relazione che è molto impegnata sul piano lavorativo e quindi si dimostra un po' più fredda a livello emozionale con te. Oppure avete 2 opzioni e non sapete cosa scegliere perché non vi coglie nel vostro miglior momento questa persona.
forti energia del segno del Capricorno, Vergine, Toro, Acquario, Gemelli, Bilancia. Ti trovo un po' insoddisfatta rispetto a questa situazione, oppure non ti coglie nel tuo miglior momento, diciamo. Vediamo un po' ancora sull'amore, la ruota. Guarda ragazzi, sta arrivando un successo pieno, c'è un cambio a favore tuo dell'imperatrice, cioè sta arrivando un cambio a livello amoroso che ti porta il pieno esito, il pieno successo, anche la persona che ti corrisponde, se è una di queste due persone, oppure la stessa persona, oppure un amore nuovo. Quello lo sai tu, no? Non è una stesa sull'amore, giusto vado a mettere l'attenzione là dove vedo un po' di ombra, un po' di grigio. Sta arrivando un cambio in amore, a dispetto di una situazione che ti rende un po' insoddisfatta. Pieno successo in amore, ok? E andiamo a vedere come implementare questo successo con la persona che arriva o la persona che già conosci. Come implementare questo successo per questa l'area di questa carta, una alla volta, nella settima area dell'amore di coppia. Come ti chiede la tua anima di essere? Un po' più come. Allora, qua c'è una bellissima immagine di una donna con dei fiori, ti chiedono di essere, di lasciarti ispirare e guidare dalla tua intuizione e anche dai colori. Ti chiedono di essere un po' più leggera, un po' più ispirata, di farti corteggiare anche, no? Qua c'è una donna di altri tempi con l'ombrellino che si lascia corteggiare, di farti corteggiare e comunque di lasciarti corteggiare, va bene? Ti chiedono di essere un po' più così, un po' più d'altri tempi, un po' più anche leggera, un po' più di poesia, perché passiamo da una situazione di una ragazza un po' più moderna, scusatemi un attimo. Allora, stavo dicendo, passiamo da un'immagine un po' più di una ragazza in un bar, anche una situazione un po' più moderna, a una donna un po' più d'altri tempi, no? Una donna che si lascia corteggiare, qua ha un viso imbronciato, qua invece ha un viso più leggero, sinuoso, consapevole del fatto che lei ha tutto ciò che merita e se la gioca, mi spiego? Ok, quindi questo ti chiedono i maestri per implementare quest'area. Perfetto. Andiamo a vedere adesso l'ultima area, quella della carriera per te. Come ti trovo in quest'area? Come ti trovo nell'area della carriera? Come ti trovo nell'area della carriera? Come ti trovo nell'area della carriera? Vediamo un po'. Qua abbiamo una donna che si fa i bigodini, ti trovo molto attenta nel fare andare le cose come devono andare. Alcune di voi possono non lavorare stando dedicandosi a se stesse, a loro stesse. Una donna che si fa i bigodini, quindi preferisce fare le cose da sé magari che andare a farsele fare, quindi una donna che sa fare, o un uomo se sei uomo, sa fare le cose, una donna che sa quello che vuole, che sa cosa sa fare esattamente. Andiamoci ad analizzare questa carta per avere più dettagli con i tarocchi. Area della carriera per te, area della carriera. Area della carriera, come ti trovo in quest'area? Qua abbiamo l'asso di denari, il cavaliere di spade e il 9 di bastoni. È come se stessi lottando per farcela in qualcosa, per una nuova opportunità e vedo che conseguirai esattamente questa opportunità nella carriera che stai cercando. Nonostante un po' di dubbi, un po' di paure, vedo che con la tua meticolosità, con la tua precisione vai a conseguire esattamente quello che stai cercando nell'ambito lavorativo o di carriera. Fatene mettere un'altra dopo il 9 di bastoni. 8 i denari, assolutamente sì, i tuoi sforzi verranno ripagati nell'ambito lavorativo e della carriera. Andiamo a vedere sempre con le carte associative come implementare tutto questo per raggiungere il massimo a livello di carriera. Vediamo un po' a livello di carriera. Ragazze mie, qua c'è una donna magnifica, guardate che immagine. Assertive. Qua c'è una donna con la corona, tu sei una regina, tu sei un re. Tu sei una regina d'altri tempi. Come implementare la parte lavorativa? Ricordati che sei una regina. E cosa fa una regina? Cosa fa il proprio sovrano nel regno? Governa. Sei destinata a governare. E cosa fa un buon sovrano? Regna per il bene del proprio interno, ok? Tu sei il sovrano, la regina e il re del tuo regno. Regna per il benessere proprio e degli altri. Tu sei destinata a regnare. Va bene? Bellissima stesa, ragazze mie, complimenti, veramente bellissima stesa.
Adesso ti vado a mettere un'ultima carta dell'oracolo delle risposte, no delle risposte, scusami, l'oracolo delle porte. Cosa ci dice per le mie ragazze e i miei ragazzi del fiocco verde? Cosa ci dice? La porta dell'acqua, ragazze mie, prima di tutto la porta dell'acqua mi dice che le tue emozioni torneranno a fluire, questa carta ha assonanza col 2 di coppe e la temperanza, quindi buona comunicazione in tutti i settori che abbiamo descritto e anche l'amore che è in entrata adesso nella tua vita, sta entrando nella tua vita l'amore come lo vuoi tu, sia che tu abbia già una persona, sia che può essere una persona nuova, va bene? Il 2 di coppe e la temperanza, quindi fluidità nelle comunicazioni in tutte le aree, le tue emozioni tornano a circolare in modo fluido, soprattutto a livello di salute. Ti vedo rinata facendo quello che abbiamo detto, cioè un po' fuori dagli schemi, alleggerendoti da alcuni carichi, va bene? E ti vedo che nell'amore trionfi, va bene? Ragazzi miei, ragazzi, è stato meraviglioso, complimenti a tutti, un viaggio straordinario. Detto questo, concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!